avviene dopo 100.000 anni di storia e ripetendo queste operazioni, tenendole insieme. Questa è la strada e secondo me funziona. Qui facevo degli esempi, io posso vedere lei che ha fatto quello che ha fatto e posso dire che lei stava camminando, ma posso anche dire che lei si stava spostando, posso dire che lei si stava avvicinando. Ok, lei, che i realisti direbbero è lì la realtà, lei ha fatto sempre quello che ha fatto. Io posso dire che si sposta, che si avvicina, che sta andando alla macchina e quindi non può essere il significato solo con gli occhi. Io devo costruire delle relazioni e metterle insieme a seconda dei pezzi, che in questo caso erano il pavimento, erano lei, erano la macchina, di come li butto insieme. Dico, facendo una certa operazione si sta avvicinando, facendo un'altra che sta camminando, facendo un'altra che si sta muovendo e via e via e via, sempre roba mia. È come un'altra frase che si può dire: questi sono tutti le mie idee e fanno parte della mia personalità. Pensate voi, tutte le mie idee che fanno parte della mia personalità. Le idee sono tutte, quindi sono un plurale, però fanno parte della mia personalità che sono un singolare, perché sono uno. Dipende, quindi non c'è contraddizione, riesco a costruire gli stessi pezzi, tanti significati, a seconda di come li butto insieme. All'artefice tutta sta roba, dice Ceccato, per come lo capisco io, siamo noi. A questo punto ci siamo liberati quella famosa questione che ci sta nella realtà, osservare l'osservatore. Non ci sta una roba sola che diventa osservatore quando faccio riferimento a me che sto facendo le operazioni, diventa osservato quando considero quelle operazioni come un risultato. È finita lì. Non c'è più la dicotomia cartesiana, non c'è più bisogno di chiamarsi dello spirito. Attenzione, non è che dice non credere nelle religioni, non credere nello spirito, non fare la filosofia. Ti dice, secondo me siamo noi che facciamo certe operazioni e la massima libertà che hai è che quelle operazioni, quando ne sei consapevole, le fai e sai che ottieni quel risultato. Le cambi e sai che ottieni un risultato diverso. Non fai niente, quindi si arricchisce. C'è più la lotta perché questo è quello che dico io, no? Questo è quello che dico io, no? Te dipendi da me, io la religione, io il potere, io la storia, io il marxismo, io l'assoluto. È un gioco che fa comodo ma che non funziona, è molto più economico e secondo me più corrispondente a quello che facciamo questo. Quindi il modello dell'attenzione ci spiega come facciamo a costruire i significati con cui poi parliamo e ci comprendiamo, svela il mistero che non ci sta la realtà dell'osservato e l'osservatore, ma c'è l'uomo che fa tante operazioni, a seconda delle operazioni che fa ottiene dei risultati. Siccome non parla di aria fritta, ha dato un nome a questa attività e l'ha chiamata attività attenzionale e ha dato anche un'indicazione agli scienziati. Probabilmente dovete studiare il cervello, ma essendo questo un modello organo-funzione, come diciamo prima, il sollevare, cioè la funzione, è quella di cui ci occupiamo noi che ci chiamiamo essendo Ceccato, cioè prima siamo noi col pensiero e costruiamo l'obiettivo, quello su cui vogliamo andare, poi cerchiamo gli strumenti per l'organo per dire sì, questo serve. Il cuore, diciamo, è l'organo che trasforma il sangue, ma potremmo anche vederlo in tanti altri modi diversi, perché il sangue ha bisogno di ossigeno, cacchio, e per avere l'ossigeno il cuore basta. Ci dicono che ci bisogna anche fare così, ma allora qualcuno potrebbe dire, ma per fare così o fare così, bisogna che ci sia questa roba che chiamiamo ossigeno che avete capito? Anche lì a un certo punto facciamo dei tagli e ci ragioniamo sopra. E non c'è bisogno dell'universo, cioè Ceccato svela e dice tutte queste storie qua, vi potete accorgere quando non funzionano, perché di solito ti dicono, se ti devono spiegare una cosa, non ti dicono quella cosa, ti dicono cosa non è. Il corpo non è fisico, la mente non è materiale, cioè non ti dicono cos'è, ti vorrebbero dire come non è. E Ceccato è come andare a fare la spesa e andare dal fruttivendolo e dire non mi dare le fragole, non mi dare le pere, non mi dare le mele. Come fa il fruttivendolo a darti qualche cosa? Non funziona così. E dice per quello che non fanno le macchine che traducono, perché grammatici, filosofi, linguisti non ti sanno dire cosa devi fare, e se vuoi fare un meccanismo devi sapere definire positivamente cosa devo fare io. E quindi dice questo è un problema di tecnica, come tutte le tecniche, anche il pensiero è la tecnica. A questo punto qui, e salto la mente diventa un'attività.
si passa dai presenziati che vi ho illustrato grezzamente, ai percepiti e poi agli osservati, che sono le cose normali, i libri, la serie, i pensieri. Io amo la Barbara, noi stiamo insieme, abbiamo fatto una figlia, eccetera, eccetera. E per stimolare queste cose qui, io proporrò al 14 di giugno quella che chiamo la palestra dell'attenzione, per farvi toccare con mano che siamo noi a costruire significato. Qui c'è una sollecitazione, quella roba lì, se noi la dobbiamo definire, io potrei dire che è una traccia di inchiostro, che è un O, che è un anello, che è un buco, che è un signore vestito di nero visto dall'alto ed è pelato. Non lo so, voi cosa ci vedete? Io penso che di sicuro la O la possiamo condividere, ma un anello o un cerchio. Allora, dato che quella che ho chiamato la dipendenza è lì, non è che io... ma posso dire che è una O. Cos'è che cambia? Non è lì che cambia, è quello che faccio io. E abbozziamo un tentativo di spiegare come si fanno a costruire la O piuttosto che un cerchio, piuttosto che un buco, e se voi avete l'interesse, perché cercate, si è messo in sta roba che vi interessate. È chiaro che nella vita di tutti i giorni noi ci comprendiamo benissimo, che diciamo dammi un bicchiere di vino, passami l'acqua, andiamo al cinema, andiamo a teatro. Già